L'idea di questo museo e archivio è stato fin da subito concentrare in uno spazio ristretto però fruibile il più possibile numero di modellini che ripercorressero l'intero percorso artistico dello scultore dagli anni 70 fino ai primi 2000. Il Museo Archivio è appunto uno spazio di documentazione perché oltre all'esposizione dei modellini è presente anche tutto l'archivio in maniera fisica che si trova alle spalle dell'altare e conserva tutta la documentazione prodotta dall'artista dai primissimi anni di lavoro, quindi intorno alla fine degli anni 60 fino ai primi 2000. È a disposizione dei visitatori anche un touchscreen che permette in questo modo di analizzare a fondo le opere esposte attraverso la consultazione in digitale di fotografie, documenti, disegni che contestualizzino le opere esposte. Credo che sia non solo un luogo veramente incantevole, ma che offra un nuovo concetto, perché mette insieme i modelli, le maquette, l'archivio stesso e un supporto digitale innovatore. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare l'archivio Staccioli, che è stato molto generoso ad offrire i suoi materiali che abbiamo digitalizzato. Questa banca dati che è dinamica, che reagisce subito alla consulenza, permette di studiare l'opera in modo trasversale, per esempio studiando solo i materiali, i diversi supporti dell'informazione, che siano giornali, ritagli, fotografie, collage. Si può offrire un accesso a questa ricchissima fonte di informazione a un pubblico di ricercatori mondiale. Il format del Museo Archivio è veramente qualcosa di molto prezioso per comprendere l'autentico significato dell'opera di Mauro Staccioli, che non vive senza il suo contesto. Quindi non si tratta di una raccolta di oggetti da contemplare o di monumenti in scala ridotta che retoricamente si pongono all'osservatore come elementi visivi. Invece si tratta di una raccolta di tutte le relazioni che hanno dato vita a questa mappatura di materialità del pensiero. Ed è molto importante questa dimensione dialettica tra materiale e immateriale che costituisce il patrimonio più autentico del lavoro di Staccioli, la sua autentica eredità, il suo significato precipuo. Voltaire è stato un punto di partenza, oltre che luogo di nascita di Mauro Staccioli, è quasi un ritorno a casa all'interno di un viaggio con il quale Mauro Staccioli ha dato dei segni significanti a determinati luoghi di tutti i tipi e in questo c'è la versatilità, la qualità
di un modo di concepire la scultura come elemento di presenza e di complemento che non ha a che fare con la stretta dimensione memoriale, monumentale, che si attribuisce solitamente alla scultura di grande formato in un ambiente. E credo che questo rapporto tra intimità e il senso della città sia ben presente e sia quello che può trasmettere il contatto diretto con ciascuna di queste creazioni. Questi modelli, questi progetti, queste maquette a me hanno dato un senso profondamente emozionante, quasi commovente, nel senso che noi qui rileggiamo quello che è la progettualità e la forte relazione con la manualità, che è il concetto fondamentale di tutta la ricerca di Staccioli, che è proprio questa idea-oggetto. Qui possiamo leggere il percorso, leggere le varianti di alcune sue opere che già perfettamente si misurano con lo spazio. L'opera si interseca con la natura, vediamo gli alberelli, il muschio. Ecco, credo che questa sia, in questo spazio piccolo e così suggestivo, ci sia davvero una grande profondità di pensiero di un grande maestro dell'arte italiana. È soprattutto il risultato di un lavoro di carattere intuitivo, emotivo. Mentre lavoravo è venuto un contadino che sta qua, lavora, un pastore, mi ha chiesto, gli ho detto: ma guarda, è semplicemente quello che vedi.